Attenzione! 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 Quello che stai per guardare sicuro meriti attenzione. Welcome to the attention age. Dove mi trovo? In un computer? Un tablet? Un cellulare? Sicuramente da un piccolo punto nel mondo. Ma il mondo reale non è che uno dei numerosi universi dentro un cellulare. Si stima che negli ultimi 6 mesi abbiamo prodotto più data dell'intera umanità fino ad oggi. Big data everywhere! È un peccato che riusciamo a processarne meno dell'1%. E il resto? Il mondo corre, anche secondo la legge di Moore, ed evolve con una rapidità unica. Questi ultimi 50 anni hanno prodotto più innovazione degli ultimi 5.000. Ma ci stiamo dimenticando qualcosa per strada. Noi e il nostro personale hardware, che non riesce a tenere il ritmo. E così affoghiamo nell'era dell'informazione, ipersaturati, iperesposti, in trance degli zombie e annoiati. Tranne voi che guardate questo episodio al posto di 10 cose che... Gatti! Arcobaleni doppi! Grandi. Ad oggi anche spedire un razzo nello spazio non può competere con un criceto che fa le capriole. Ma siamo impazziti tutti in un paio d'anni. Facciamo un passo indietro. Alvin Toffler, uno dei primi futuristi, divide la storia dell'umanità in ondate. La prima ondata, quella agricola, è durata 3.000 anni. La seconda, 300 anni, quella della rivoluzione industriale. 30 anni, quella dell'informatica. La terza, fino alla fine degli anni 90. L'avete notato? 3.330. Toffler prevedeva che la quarta ondata sarebbe durata 3 anni. Perché? Ce l'aveva con le persone con la R moscia. Inoltre, notava la compressione del tempo, data dall'influenza con cui le innovazioni si sarebbero accelerate a vicenda. Considerando che la quarta ondata è quella dell'informazione, si può capire perché si parli di convergenza delle materie scientifiche e della singolarità. Dagli anni 90 in poi si parla di ondine, da internet all'era mobile, i social, gli smartphone. Solo quando una tecnologia raggiunge i 50 milioni di utenti si dice sia penetrata nella società. E negli anni anche questo fattore è andato a diminuire sempre più. Radio, telefono, televisione, il cellulare, internet, iPod, Facebook, YouTube. Chi ci ha messo meno? Angry Birds. 38 giorni. Chi sarà il prossimo? Un'accurata e personale ricerca suggerisce sia questo canale. Se do tanti soldi a tutti voi per condividere. La quinta ondata è di fronte a noi, le biotecnologie. In fondo, come abbiamo detto, sembra serva un upgrade al nostro corpo. I catalizzatori, scienze biologiche e neuroscienze. Yes! Vai neuroscienze! Aia, quindi siamo a cavallo tra 2 onde. Ma c'è chi non è d'accordo. Il fisico teorico Michael Goldhaber ci ricorda come queste ere prendano il nome dallo shift economico che le ha caratterizzate. L'economia agricola e quella industriale si chiamano così perché l'economia non è altro che lo studio di come una società utilizzi le proprie risorse limitate. L'informazione non è certamente una risorsa limitata, ma lo è la nostra attenzione. Abbiamo solo 8 ore al giorno da poter dedicare al nostro tempo, al cyberspazio. E in fondo nessuno pubblicherebbe nulla in internet se non cercasse attenzione. Sì, tu sei introverso e non lo fai. E così gli utenti, il giornalismo, la politica, tutti a cercare modi per essere visti. Perché l'attenzione è un passaggio obbligato per la connessione. E piano piano i contenuti lasciano spazio a titoli appariscenti e a storie sensazionalistiche. Tranne qualche perla qua e là che difende la sana formazione e il giornalismo investigativo. I social basano il loro business sul flow, il tenerti incollato con informazioni a te rilevanti. E lo sliding infinito e l'autoplay fanno il resto. Prova tu a premere off. L'informazione però viaggia libera, dicono in molti. Certamente, e in grande quantità. Talmente tanto da annebbiare le notizie vere, la policy nella politica, la scienza dall'attualità. Chi possiede l'attenzione controlla l'economia. E in tutto questo però siamo noi al centro. Non ci basta cambiare comportamento. Smetti tu di fumare o di drogarti. Anni di letteratura ci hanno permesso di conoscere gli strumenti del subliminale, il suono perfetto, i colori di un layout, il sistema di gratificazione dato da un like, un love. E la dopamina schizza e il cervello ne vuole ancora come una droga. E torni a guardare il cellulare in media ogni 4 minuti, oltre 200 volte al giorno. A peggiorare la situazione è la struttura del nostro cervello, che non è propriamente ottimizzata per il multitasking. E così, ogni volta che ti fermi dal fare qualcosa per controllare quella notifica, impieghi in media 23 minuti per tornare operativo sul task precedente. Lo sappiamo, non per questo deve essere tutto un mondo di me. Abbiamo network immediate, dati alla mano, gestione delle emergenze, awareness sulle ingiustizie del mondo, ma stiamo anche riducendo le nostre amicizie, le nostre conoscenze ad un post, a delle foto, a dei messaggi di testo, e le persone diventano delle outlines, delle silhouette sostitutive. Il fatto è che internet rende più facile frequentare la versione online di noi stessi di quella reale. Cosa possiamo fare? Riprendere il controllo.
Per fortuna il nostro cervello è plastico, è una macchina incredibile, è in grado di riprogrammarsi e con essa il nostro comportamento. La scienza, la letteratura, la tecnologia offrono strumenti molto validi per migliorare il proprio controllo cognitivo. L'esercizio fisico, il training cognitivo, la meditazione, tra i primi. E poi ancora il contatto con la natura, alcune droghe e yes! I videogiochi! Dobbiamo un po' provare a cambiare comportamento, impegnarci a stabilire a priori se un'attività che stiamo facendo richieda tutta la nostra attenzione e quindi per esempio ridurre l'accesso alla tecnologia, creare più situazioni di vera compagnia, lontano dai cellulari. Lo so, è difficile, ma sta a noi scegliere come vogliamo vivere la nostra vita. E un po' di digital detox non fa male a nessuno, tranne che a questo canale. Per la rubrica Libri che non ho letto, vi consiglio Distracted Mind, letto e consigliato da Laura, la nostra ricercatrice di neuroscienze.